Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale Calciomercato. Parliamo del nostro Napoli, parliamo del rimpiazzo di Kim, perché abbiamo le conferme dall'entourage del calciatore. Itakura potrebbe essere il papabile per sostituire il coreano che si è accasato al Bayern Monaco. Ne parliamo in questo video ragazzi, vi dico la mia, fatemi sapere la vostra, condividete questo video con i vostri amici, discorriamo nei commenti, confrontiamoci perché non c'è niente di più costruttivo e bello in relazione al calcio. E prima di cominciare ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mettete un like a questo video, attivate la campanella, è importantissimo così sfrizziamo l'algoritmo e mi fate contento ragazzi, e vi ringrazio per tutto ciò che avete fatto, state facendo e mi auguro continuerete a fare sul mio canale. Parliamo di Itakura, calciatore che a me piace non poco, perché ci sono delle caratteristiche da analizzare, tecnico-tattiche e diciamo a 360 gradi. Bisogna analizzare anche caratteristiche umane e di provenienza del calciatore, perché ci arrivo e vi dico la mia. Praticamente la mia opinione è che i calciatori asiatici non è che hanno una marcia in più rispetto ad altri paesi del mondo, però a livello di educazione e di abnegazione, secondo me, sono una spanna sopra. Ne parliamo in questo video, parliamo di Itakura, difensore centrale che può giocare sia dove gioca Rachmani o dove ha giocato Kim, destro-sinistra. È stato impiegato anche qualche volta come regista basso perché le capacità in impostazione ci sono e i piedi sono discretamente buoni. Parliamo sempre di un difensore, non è che ci dobbiamo aspettare i piedi di Verratti, Pirlo, Messi, eccetera, eccetera. Però è un difensore che dal punto di vista tecnico può dire la sua. Mi ha impressionato e andatevi a vedere gli highlights di Koita Kura, cercateli su YouTube, ce ne sono tantissimi. A me ha impressionato il senso della posizione. Tutte le palle che arrivano dalla, tutti i cross, tutti i calci d'angolo, tutte le palle che arrivano dall'esterno in area di rigore trovano in questo difensore un baluardo che le prende tutte, sia di testa che di piede. Quindi senso della posizione ci sta, anticipo ci siamo, i piedi sono ottimi in fase di impostazione e di uscita. È un giocatore orientale che a me piace tantissimo. Abbiamo visto Kim, ma lo sono quasi tutti i calciatori che vengono dal Giappone, Corea, eccetera, eccetera, eccetera. Perché parliamo di un'educazione diversa a livello personale che poi va a sposarsi alla grande con il calcio e con ambienti dove devi dare tutto a livello personale, e in una società dove al di là dell'ammutinamento che c'è stato in passato a Napoli non c'è stata mai una parola fuori posto per quanto riguarda calciatori, tra calciatori e società. Quindi un punto in più da questo punto di vista. A livello tecnico-tattico non si discute, è un calciatore che a me piaceva già quando se ne è parlato 3 settimane fa, quando c'è stata tutta la diatriba chi arriva dopo Kim, eccetera, eccetera, e sono usciti tutti i nomi. Se ne è parlato, poi è finito in sordina. Ed è la stessa operazione, mi sembra, la stessa operazione che poi ha portato ad ufficializzare Rudy Garcia a Napoli. Perché di Rudy Garcia se ne è parlato all'inizio, per il dopo Spalletti poi nessuno ha saputo più niente. All'improvviso, ufficializzato l'allenatore del Napoli, operazione in stile De Laurentiis, e questa mi sembra la stessa operazione. Similitudini anche da questo punto di vista. Il valore di Transfermarkt è 12 milioni, ma non ci penso al valore, perché comunque credo che sia un'operazione che andrà oltre i 12 milioni di Transfermarkt e non mi affido nemmeno a questo valore in base a, che so, al valore di un Killman o di Lenormand, che hanno clausole e valori sopra i 30 milioni, perché a livello di calciatore siamo lì. Non voglio dire chi è migliore di un altro, però Itakura può dire tranquillamente la sua. Le incognite sono sempre le stesse quando prendi un centrale difensivo. Bisogna vedere se poi trovi la completezza tra i due centrali titolari, così come è stato, che so,
Albiol Koulibaly, Rachmani Kim, vogliamo andare nel passato del calcio, Cannavaro Thuram, Bonucci, Barzagli, Chiellini, perché Bonucci se lo prendiamo da solo non è un difensore eccellente, però messo poi nel contesto giusto ti rende anche alla grande, ti ha reso alla grande. Poi ovviamente se parliamo di un difensore che per me ha finito, ha concluso la carriera eccetera eccetera, però l'incognita è sempre questa: amalgamarsi alla linea difensiva. Credo che Itakura non abbia problemi in questo senso, e mi sembra un'operazione molto fattibile dal punto di vista economico e dal punto di vista del volere del calciatore, perché poi c'è l'Al Nassr che ha fatto un'offerta. Ovviamente il calciatore preferisce restare in Europa piuttosto che andare dagli arabi, sui quali ho già espresso la mia opinione e non mi va di parlarne, perché ogni volta che leggo una notizia di un calciatore che parte per l'Arabia Saudita mi viene l'orticaria. Molto meglio leggere calciatori che vanno a chiudere la carriera negli Stati Uniti, che se ne vanno comunque dai petrol-dollari, che poi alla fine lasciano il tempo che trovano. Comunque, per me, calciatore da prendere assolutamente. Mi piaceva 3 settimane fa e non ho cambiato assolutamente idea. Se questo è il profilo, ben venga Itakura al Napoli, può solo far bene. Secondo me può solo far bene. Io, di tutti i difensori che sono stati nominati, l'unico che metto sopra a Itakura e a tutta la sfilza di nomi che è stata fatta è Kevin Danso, perché Kevin Danso forse ha qualcosina in più, però poi c'è l'altra società da affrontare, c'è la volontà del calciatore, ci sono le clausole, c'è lo stipendio, eccetera, eccetera. Se non ti accordi, non ti accordi, non è che siamo qui ad elemosinare a un calciatore di venire a Napoli. Devi volere comunque la piazza, in primis. Itakura, a detta dell'entourage, sceglie Napoli tra Napoli e l'Al Nassr, quindi molto probabilmente sarà lui il sostituto di Kim. Poi può darsi che domani io venga smentito, mi auguro di no, perché con i nomi che sono stati fatti non riesco a trovare il mio preferito. Il mio preferito sarebbe, forse, se dobbiamo puntare su un profilo giovanissimo, ti puoi prendere Scalvini, sì, ma Scalvini gioca a 3 e non lo so come potrebbe rendere a Napoli. Il profilo interessantissimo, ne ho parlato sul canale, ed è un'intuizione di Rudy Kroll in un'intervista a Radio Kiss Kiss, e Mick Van de Fey, che però sembra in orbita Tottenham, grandissimo centrale difensivo, senza se e senza ma, è il sostituto di Van Dijk nella nazionale olandese, quindi fa il secondo, non all'ultimo arrivato, perché Van Dijk parliamo di un signor difensore. Però Itakura mi sta bene al 200%, perché è un giapponese, perché tatticamente ci sta, perché tecnicamente pure ci sta, e perché a livello difensivo è ordinato. È ordinato, e i difensori ordinati, a parte che steccano poco le partite, ma fanno pochissimi falli o vengono coinvolti in pochissimi falli idioti, che possano essere deviazioni sul braccio, che possano essere interventi che vai sul pallone invece prendi la caviglia del difensore. Itakura è ordinatissimo e mette il piede solo quando al 100% è convinto di prendere il pallone. Poi, con questo non voglio dire che sto parlando del miglior central difensivo del mondo, attenzione, però i presupposti ci sono tutti e sono ottimi. Mi auguro che venga a Napoli, speriamo che si affondi il colpo e diventi ovviamente il sostituto di Kim. Questo era per quanto riguarda il calciomercato del Napoli per oggi, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Sempre Forza Napoli, ciao.